Ciao, io sono Sonia. Oggi vi farò vedere come ho costruito la maschera di Inosuke con i pattern che potete trovare nel mio negozio su Etsy. Prima di cominciare ricordatevi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Il pattern di partenza è questo. Se seguite tutte le istruzioni correttamente dovreste avere una cosa del genere. Fate attenzione a non coprire le lettere e le indicazioni. Il naso è una forma che va tagliata sul foam da 2 cm di spessore, mentre il resto della base è costruito sul foam di 5 mm. Segno tutte le indicazioni da entrambe le parti del cartamodello, visto che dovrà essere speculare. Ci sono alcune variazioni del taglio, quindi tenete a mente che dovrete fare prima un po' di pratica per tagliare i pezzi correttamente. Se noterete nel cartamodello ci sono anche dei pezzi che hanno una freccia accanto all'angolazione del taglio. Vi conviene lasciarli normali per il momento e andare a rifinire l'angolo con il Dremel una volta incollati uno insieme all'altro. Questa è una parte dell'orecchio e poi vedremo anche che cosa vuol dire questo simbolo. Tranne questo semicerchio, che posso fare direttamente in un unico pezzo, divido gli altri pezzi tra una metà e l'altra. Ora unisco insieme i pezzi che hanno la freccia incollandoli con la colla a contatto. Faccio sia una metà che l'altra per fare prima. Ora prendo questi 4 pezzi e creo l'angolo smussato con il Dremel, come vi ho detto prima. Parto da normale a molto inclinato, seguendo la direzione della freccia. In questi 2 pezzi ho sbagliato a segnare la freccia, ma non vi preoccupate, nel pattern sono giusti. Come vedete, incollandoli insieme otterrò questa forma e l'angolazione del taglio è molto importante in questo caso. Poi incollo tutti gli altri pezzi insieme. I simboli circolari mi indicano dove devo scaldare con la pistola termica per dare una bombatura verso l'interno o verso l'esterno. Dopo aver composto le due metà insieme, incollo le due parti.
e infine incollo la parte che chiude il naso. Poi faccio anche le 2 zanne. Questo è il risultato che dovreste ottenere. Non incollate subito i pezzi aggiuntivi se volete ricoprire la maschera con il pelo. Potete usare la pelliccia che preferite, meglio se è più di qualità. Nel mio pattern trovate anche il cartamodello per il pelo, ma voi nel caso potete decidere se seguire il mio oppure crearvelo da voi. Qui non si vede, ma sul naso ho fatto 2 buchi per respirare. Lascio un bordo più lungo sulla base del collo e taglio tutti i pezzi a circa 1-2 cm dal bordo per lasciare il rimesso di cucitura, ovvero lo spazio che mi servirà per cucire. A questo punto è fortemente consigliato il rasoio elettrico per accorciare il pelo in alcuni punti. Potete cucire a macchina ma anche a mano. Io poi ho tagliato il bordo in eccesso per evitare grumi sulla superficie. Mi aiuto anche con una spazzola per animali per far uscire il pelo intrappolato sulle cuciture. Tranquilli, non l'ho rubata a Felix. In questo momento dovreste avere una cosa del genere che andrà capovolta e infilata nella base del foam. Dato che il foam è morbido, piegandolo un po' dovreste riuscire a metterlo senza problemi. Ovviamente richiede ancora un po' di visite dal barbiere e una volta finito dovrebbe essere molto meglio. Poi per i dettagli sul pelo uso dei marker ad alcol tipo Pantone. Voi potete usare questo metodo, anche se a me non piaceva, così ho lavato la pelliccia con acqua e sapone e ho rifatto con l'aerografo alcune sfumature, tipo quelle delle orecchie e quelle intorno al pelo. Con la foam clay rifinisco i dettagli del naso e con il Dremel levigo anche le zanne per rifinire i bordi.
Poi utilizzo un po' di stucco per sistemare i difetti. Il primer che utilizzo è il Flex Bond e lo passo con il pennello facendo 2 strati. Incollo il naso alla maschera e copro lo stacco del pelo con una strisciolina di foam da 2 mm. Poi copro i buchi con la foam clay e lo levigo con l'acqua. Proteggo il pelo con del nastro adesivo e finisco di dare il primer. Ora coloro le orecchie e il naso con l'aerografo. Se non ne avete la possibilità potete fare come vi ho mostrato prima, ma il risultato è molto più pulito in questo modo. Io ho fatto anche delle sfumature marroni sul pelo. Per gli occhi utilizzo un uovo di plastica trasparente lungo 8 cm, che poi ho tagliato il bordo perché era troppo sporgente per i miei gusti. E poi ho usato la retina che usano anche per fare gli occhi dei furri. Trovate tranquillamente tutto su Amazon. Anche qui l'aerografo rende il lavoro più pulito, ma se non lo avete potete usare anche gli acrilici normali. Dopo aver tagliato il bordo con la fresa, lo levigo un po' per tagliare via le imperfezioni e incollo con un po' di colla a caldo il cerchio di retina, facendo attenzione a metterne poca. Poi levigo con una carta sottile la parte della sclera per poterla dipingere di grigio. In questo modo sarà nascosto l'interno, ma sarà comunque possibile vederci attraverso. Ho rifilato il bordo degli occhi e poi incollo l'occhio dove c'è il bordo. Infine ho disegnato la bocca con un pennarello per stoffa e con un pennarello grigio ho fatto le sfumature all'interno dell'orecchio. Quelle vengono bene con i marker. Poi con del foam nero ho rifinito il bordo dell'occhio per rifarlo meglio. Ho ripiegato il bordo del collo all'interno incollandolo sul foam con la colla a caldo.
e poi infine incollato le zanne. E ora vediamo il risultato finale. Questo è tutto, spero che il video sia stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto! Cosa c'è? Mi hai morso? Mi hai fatto male? Mi hai fatto male?